Fosforescenza, fluorescenza, colorazioni UV, davvero c'è da perdere la testa. In questo video di oggi che presento qui sul canale Planet Spin Fishing facciamo un approfondimento su queste tipologie di colori o di luminescenze. Capiamo insieme qual è la differenza fra le diverse tipologie di colore e come sfruttarle ovviamente nelle nostre battute di pesca. Partiamo insieme dopo la sigla. Ovviamente facciamo il solito approccio facendoci aiutare da qualche slide che ho realizzato per meglio far comprendere l'argomento di cui trattiamo oggi. Andiamo! Questo è un argomento di approfondimento sulle colorazioni e serve soprattutto chi è agli inizi in questa tecnica di pesca, ma credo che ci siano degli spunti utili anche a chi è già tecnicamente più esperto, perché ecco, si fa sempre confusione, è molto facile perdersi fra fosforescenza, luminescenza. Comunque andiamo adesso insieme a vedere quali sono gli argomenti di cui approfondiamo in questo video. Partiamo con una breve introduzione, poi parliamo della luminescenza, poi passiamo alla fluorescenza, fosforescenza e capiamo insieme anche che cosa vuol dire chemiluminescenza e bioluminescenza. Nella parte finale di questo video facciamo un piccolo focus di attenzione sulle colorazioni UV e chemura UV. Andiamo insieme. In questa prima slide facciamo una breve introduzione, quindi vediamo insieme perché è molto importante conoscere le differenze fra le diverse tipologie di luminescenza. Queste differenze che contraddistinguono l'emissione luminosa di alcuni materiali. La luminescenza, per esempio, fa parte della fotoluminescenza ed è un fenomeno generale in cui un determinato materiale emette una luce senza che ci sia comunque un aumento di temperatura. Questo processo può avvenire per diversi motivi, leggiamo insieme, tra cui reazioni chimiche, simulazioni elettriche o esposizione a radiazioni. Proprio in merito all'esposizione alle radiazioni, e in questo caso parliamo di radiazioni UV, esistono diverse tipologie di accessori che noi utilizziamo nella pesca, sia spinning ma anche in altre tecniche di pesca, dove andiamo ad eccitare, ad illuminare queste tipologie di materiali, che possono essere anche delle verniciature particolari, andando ecco a stimolare, ad attivare una ricarica glow. Nell'esempio che vi faccio qui su questa slide c'è sia questa sorta di secchiello, no? Questo accessorio realizzato dalla Jatsui, ma lo possiamo trovare anche in marchi e modelli differenti, il concetto è sempre lo stesso, oppure possiamo trovare proprio delle torce con illuminazione UV. Che cosa succede quando noi illuminiamo l'esca artificiale, l'EGI nel caso che vi faccio? È che questa esca artificiale si illumina, ma questa esposizione ai raggi UV può determinare due principali tipologie di luminescenza, ovvero la fluorescenza e la fosforescenza. Vediamo insieme quali sono le differenze principali. Si parla di fluorescenza quando noi illuminiamo un materiale, quindi lo sottoponiamo alla luminescenza, e questo materiale assorbe energia dalla fonte luminosa e la riemette quasi istantaneamente. Si parla davvero di nanosecondi. L'emissione
della luminosità, quindi della fluorescenza, cessa non appena viene rimossa la sorgente luminosa. Questo principio è utilizzato in molti settori come quelli della diagnostica medica o dei marcatori fluorescenti. Passiamo invece a quella che è la fosforescenza. Qual è la differenza sostanziale tra fluorescenza e fosforescenza? È che la fosforescenza è un fenomeno in cui l'emissione luminosa continua anche dopo che la sorgente di eccitazione è stata rimossa. Quindi nel nostro caso o mettiamo l'esca nel secchiello o l'illuminiamo con la torcia, questa luminescenza rimane nel tempo diversi secondi, anche a seconda della tipologia di materiale che noi utilizziamo come fosforescente, perché gli elettroni eccitati rimangono intrappolati in stati metastabili. Leggo proprio dal punto di vista scientifico quello che c'è scritto, prima di tornare al loro stato fondamentale, rilasciando luce per un periodo più lungo che può variare da secondi ad ore. Quindi la differenza sostanziale fra fluorescenza e fosforescenza è che la fluorescenza subito va via nel momento in cui noi togliamo la sorgente luminosa che attiva questa luminescenza. La fosforescenza invece è la capacità di questo materiale di rilasciare luminosità per un periodo di tempo maggiore. Proprio per l'esempio che facevo prima, parlando di fosforescenza, nel momento in cui noi mettiamo l'esca artificiale, nel nostro caso leggi, sottoposta alla luce UV, che sia del secchiello oppure di una torcia, che cosa succede? Che nel caso specifico del Edgy Rush Rubber della Jazzui, il particolare rivestimento in silicone con una superficie chiodata, e questa è una caratteristica quasi unica in queste esche artificiali rispetto a tutte le altre, che cosa succede? Che questa superficie chiodata oltre a garantire, che cosa succede? Che questa superficie chiodata, oltre a garantire una particolare morbidezza al tatto e le emissioni di vibrazioni in acqua, dona una luminescenza del corpo e la fluorescenza applicata solo sulle sfere esterne, quindi regala al buio una pigmentazione particolare che rende questa esca artificiale davvero unica nel suo genere, molto attrattiva per seppie e calamari. Viene molto utilizzata nel panorama delle esche da aging ed è una delle ultime novità che rappresenta anche un po' un concentrato di scienza e tecnologia applicata alla pesca sportiva. È importante fare anche una distinzione fra altri eventi di luminescenza come la chemiluminescenza e la bioluminescenza. Andiamo adesso a leggere insieme la descrizione di questo fenomeno. La chemiluminescenza è un tipo di luminescenza che avviene in seguito ad una reazione chimica. A differenza di fluorescenza e fosforescenza non richiede una fonte di eccitazione esterna, quindi secchiello o luce, torcia. Un esempio classico è la luce emessa dai bastoncini luminosi utilizzati nelle emergenze o negli eventi sportivi, o noi che siamo pescatori conosciamo molto bene lo starlight. Quindi che cosa succede? Che noi andiamo a spezzare quello che è il liquido contenuto all'interno di questo bastoncino e quindi questa reazione chimica crea una chemiluminescenza. Invece, per quanto riguarda la bioluminescenza, è un tipo particolare di chemiluminescenza, quindi è sempre una reazione chimica, ma avviene negli organismi viventi come ad esempio le lucciole o alcuni organismi marini. Essa è generata da una reazione biochimica, da qui bioluminescenza, che coinvolge enzimi come la luciferasi e substrati come la luciferina. Quindi la differenza sostanziale fra chemiluminescenza e bioluminescenza è che bioluminescenza
avviene negli organismi viventi, mentre la chemiluminescenza è quello che è il principio chimico da cui deriva questa luminosità. Per completezza di informazione facciamo anche un piccolo focus di attenzione in merito alle radiazioni UV e colorazioni Keimura. Vediamo insieme qual è la differenza sostanziale, se c'è differenza. La radiazione ultravioletta, anche detta UV, è una forma di luce non visibile all'occhio umano che va in una precisa lunghezza d'onda. Questa radiazione è suddivisa in 3 categorie: UVA, UVB e UVC. Gli UV, i raggi UV, sono molto noti anche per la capacità di eccitare materiali fluorescenti e fosforescenti, rendendoli visibili al buio. Ecco, la caratteristica della torcia e del secchiello è quella di avere la radiazione UV, di emettere raggi di luce in quello spettro preciso delle lunghezze d'onda. Le radiazioni luminose UV, come dicevo, non sono visibili all'occhio umano, anche se le lampade UV che usiamo per illuminarne e caricarne la fluorescenza hanno una parte visibile in genere di colore viola. La luce del sole, diretta o riflessa dalla luna, contiene nello spettro anche la luce UV. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che le totanare, gli egi che hanno una colorazione UV hanno una particolare efficacia se utilizzate di giorno o in conseguenza di fasi di luna piena. Per quanto riguarda le colorazioni specifiche Keimura UV, il Keimura è un materiale brevettato dalla Yamashita Maria e si tratta della stessa tipologia di materiale UV che noi possiamo trovare anche in altri brand. Quindi la differenza fra UV e Keimura UV è che il nome Keimura può essere utilizzato unicamente dagli egi del brand Yamashita Maria, mentre tutti gli altri brand che utilizzano colorazioni sensibili ai raggi UV devono unicamente chiamarle UV. Nella parte finale di questo video facciamo anche un piccolo focus in merito a come possiamo sfruttare questa tecnologia, questa luminescenza, che sia essa fosforescenza, fluorescenza o colorazione UV, nella pesca sportiva e soprattutto nella pesca spinning. Quindi abbiamo capito che la fosforescenza, ovvero la capacità della colorazione di esche artificiali di emettere luce dopo l'esposizione a raggi luminosi, fonti luminose. Quindi che cosa ci crea? Che nella pesca di notte, per esempio, utilizzando esche artificiali con colorazione fosforescente, questa colorazione sarà maggiormente visibile all'occhio dei pesci, no? Stesso discorso utilizzando esche artificiali UV in presenza di sole o in presenza di luna piena, per esempio, saranno maggiormente visibili agli occhi dei pesci. Quindi avremo qualche chance in più di poter attrarre il pesce predatore o meno che sia e di farlo attaccare alle nostre esche artificiali. Tuttavia, oltre l'impatto visivo, la fonte luminosa dell'esca artificiale, sappiamo bene che il carattere principale per cui un pesce è attratto dall'esca artificiale è l'emissione di vibrazioni. Quindi che cosa vuol dire? Abbiamo un pescetto che emette delle vibrazioni, che emette anche una fascia di visibilità maggiore rispetto alle altre, abbiamo una chance in più di poterlo sfruttare
nelle nostre battute di pesca ed essere maggiormente efficaci in termini di cattura. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video, siamo giunti alla parte finale. Se vi è piaciuto lasciate un like, commentate per farmi sapere la vostra opinione in merito e non dimenticate che sullo shop Amazon è stato realizzato, è già disponibile la guida, il manuale dedicato alla pesca spinning in mare, ma ci sono anche altre guide dedicate all'edging, alle esche artificiali, alla pesca della spigola, alla pesca in acqua dolce. L'acquisto di queste guide e l'iscrizione al canale YouTube Planet Spin Fishing è l'unico modo, sono gli unici modi per supportare il canale e anche questo progetto. Noi ci vediamo il prossimo video, sempre su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi e alla prossima!